Tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto a conoscenza di un'altra NDE particolare. Si ferma poco più in là dello stato di Obe, ma è molto interessante, molto interessante, perché succedono un paio di fatti particolari. Come sempre questa NDE è stata verificata anche con tutto il sistema delle verifiche a domande e risposte, oltre che cartella clinica e tutto il resto che ci va dietro, e arriva dall'ANDERF. Quindi andiamo a vedere l'NDE di Joshua Silvan, come il mago Silvan. Bene, Joshua Silvan ci racconta che era in auto e stava accompagnando la sua fidanzata a casa. Improvvisamente si sentì come svenire, non si sentiva bene, sentiva che gli mancava l'aria, quindi accese l'aria della macchina a palla, proprio se la sparò, girò tutti i bocchettoni verso di lui, ma ciò nonostante si sentiva venir meno, si sentiva mancare. Quindi aprì i finestrini e poi, sentendosi venir meno, sdraiò proprio i sedili e improvvisamente non sentì più il suo corpo. In quel momento si sentì proprio proiettare fuori dal corpo. Sentì una fortissima serenità, veramente un piacere. Non aveva più nessun attaccamento alle cose terrene, non aveva più nessuna voglia di niente di quello che aveva lasciato, voleva solo andare oltre, verso questa luce, questo calore, questa sensazione meravigliosa di gioia, se non che improvvisamente sentì un fastidio molto forte e non riusciva a capire da dove veniva. Cercava di guardarsi intorno e improvvisamente si vide volteggiare praticamente sul tettuccio della sua autovettura e non capiva bene se era metà fuori e metà dentro da questo tettuccio. Poi sentì continuamente questo fastidio e capì che c'era la sua ragazza che guardava, la sua fidanzata che guardava il suo corpo steso con gli occhi sbarrati e senza battito cardiaco e senza respiro, e lei lo scoteva e cercava di farlo reagire, ma vedeva che non aveva nessuna reazione e quindi chiamò il pronto intervento. Lui però tutto questo come se non lo toccasse, come se non avesse nessun problema da tutto quello che stava succedendo. Cercò di roteare e di muoversi e si ritrovò sui sedili posteriori praticamente semisommerso dai sedili, quindi vide i tessuti dei sedili praticamente dall'interno e semplicemente pensando si ritrovò fuori dai sedili, comunque sul retro dell'abitacolo dell'autovettura. Sentì ancora questo fastidioso rumore, sempre forte, sempre più forte, e non capiva bene da dove veniva. Quindi cercò ancora di rotearsi, perché galleggiava come a mezz'aria, cercò di rotearsi e man mano che si roteava si sentì trascinare, quindi allontanare da quella luce che lui vedeva in lontananza e trascinare verso il suo corpo. Lui non voleva tornare nel corpo, cercò come di nuotare e allontanarsi dal proprio corpo, ma era come se un magnete lo attirasse dentro il corpo. Quindi il nostro Silvan si sentì riassorbire dentro il corpo e improvvisamente sentì un urlo fortissimo, quindi pur avendo già gli occhi aperti, improvvisamente ricominciò a vedere, cioè proprio vide che dal buio
in cui si era ritrovato improvvisamente rientrando nel corpo, apparve la luce, vide il soffitto dell'auto, girò la testa di scatto e vedeva che era questo rumore fastidioso che gli aveva dato fastidio fino adesso, era la sua fidanzata poverina che urlava come una matta. E improvvisamente lui le gridò: che cos'hai da urlare? Nel frattempo arrivarono i mezzi di soccorso, lo visitarono e pareva non avere assolutamente niente, non si capì come mai ebbe questo arresto cardiaco. Lo portarono ovviamente in ospedale e il giorno dopo gli fecero ovviamente PEC, lastre total body, e controllarono anche col contrasto se avesse avuto qualche problema di circolazione cerebrale. Non notarono alcun danno e questa fu l'esperienza di Silvan, il quale non sa spiegarsi ancora oggi cosa successe in quel momento. Questo è quanto è successo a Silvan praticamente una decina di anni fa. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti e questa NDE, scrivetevi cosa secondo voi ha portato di nuovo nelle NDE che abbiamo visto fino adesso. Un caro saluto a tutti voi, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere il like, condividere i video sui vostri social, datemi una mano, se volete nei link in iscrizione ci sono i miei social, c'è la PayPal se volete aiutarmi o offrirmi un caffè. Ci sono gli altri canali, venite a trovarmi anche sul Pirata e sul canale Telegram dove approfondiamo alcuni degli argomenti di cui parlo qua e dove mi potete conoscere più da vicino anche come essere umano, non solo come divulgatore. A tutti voi un caro saluto, ciao a tutti da Ermanno. Ciao!